Sono Ada Talarico, faccio parte di Abasta Bologna e della piattaforma Mediterranea. Io sono Giulia e faccio sempre parte di Abasta Bologna e della piattaforma e ho partecipato, diciamo, all'equipaggio in mare. Allora, Mediterranea è una piattaforma che nasce perché volevamo essere lì, presenti, in un momento in cui la solidarietà è criminalizzata, le ONG sono state bandite dal Mediterraneo che continua ad essere uno spazio di confine, di drammatici naufragi, e quello che ci ha spinto a essere lì, a essere presenti e a agire è stata la volontà, il desiderio di trasformare quella che è la realtà attuale, che è una realtà fatta di alimentazione e di odio. Questo progetto è un'azione per non lasciare muta una situazione di abbandono del diritto fondamentale alla vita, no? Quindi lasciare persone morire in mare. Noi abbiamo deciso di agire, quindi di mettere in campo direttamente i nostri corpi, di imbarcarci in questa impresa anche pazza, non so come dire, no? Noi siamo stati imbarcati una settimana, è stata un'enorme emozione ritrovare, no? Incontrarsi in mare con la flotta, con a bordo giornalisti, attivisti e volontari. La cosa che ci ha colpito molto è che il Mar Mediterraneo è cambiato, no? Rispetto ai mesi e agli anni scorsi, attraverso questa criminalizzazione della solidarietà, no? E delle ONG si è svuotato di tutti quei soggetti che avevano una responsabilità e praticavano, no? il loro lavoro in mare. Abbiamo notato un blocco del normale, naturale passaggio di migranti. Tuttavia non è totale questo blocco e le persone continuano a passare, come ci testimoniano i numerosi naufragi, no? di questi mesi e le persone che appunto hanno perso la vita in mare. Comunque sia a un passaggio delle poche navi che riuscivano a superare, diciamo, il blocco libico, quindi Guardia Costiera Libica che intercetta e respinge barche di migranti che provano a passare, quelle che riescono a passare attraverso l'attività e la presenza di Mediterranea, diciamo che hanno ricevuto un soccorso da guardie costiere maltese e italiana. Si è riattivato attraverso la nostra denuncia, la nostra presenza, una, diciamo, azione da parte di stati che negli ultimi mesi si erano rifiutati di svolgere questa attività di salvataggio. Attraversare di nuovo il Mar Mediterraneo per fare attività di denuncia e essere pronti ovviamente, no, a attuare salvataggi ha riaperto un dibattito e una situazione di responsabilità che finora veniva sempre delegata ad altri. Che c'è un confine che è stato stabilito dentro il Mediterraneo, che è stato creato, è frutto anche di accordi criminali tra il governo italiano e i governi europei è la Libia. Cioè, in questo momento in Libia c'è una guerra civile, in questo momento la Libia è controllata da diversi clan, da diverse bande, questa cosiddetta guardia costiera libica che agisce proprio da blocco, perché le partenze ci sono, continuano ad esserci, e il problema è che vengono bloccati, ma vengono bloccati e vengono riportati in quell'inferno dal quale scappano queste persone. Tutti i migranti che abbiamo incontrato ci dicono una cosa, cioè la parte peggiore di questo viaggio, di questa traversata dall'Africa all'Italia, dall'Africa all'Europa, è la Libia. Cioè quei centri di detenzione libici dove i diritti non esistono, non vengono rispettati, dove ci sono maltrattamenti, violenze, torture, è una cosa reale. Eppure ci sono i governi italiani e i governi europei che continuano a tollerare questo, anzi a fare accordi perché questo sistema eh, sia continuato. Perché il fatto di essere presenti lì nel Mediterraneo è una luce accesa di denuncia, è una luce accesa che poi garantisce anche che ci siano dei salvataggi di vite umane, come è successo l'altra notte, e io credo che se non ci fossimo stati noi, quelle persone non so che fine avrebbero fatto, perché la prima risposta del governo italiano è stata: non sono affari nostri. E bisogna continuare ad essere lì, bisogna continuare ad essere attivi, presenti, perché soltanto con la presenza e l'attivazione di Mediterranea, delle altre ONG, si possono salvare delle vite, si possono
garantire quelli che sono i diritti, primo di tutti, che la legge è una legge etica forse più che diritto internazionale, è una legge del mare, ma anche proprio risponde all'etica di esseri umani, quello che è il diritto appunto a salvare delle vite. Oggi parlare di salvataggi è quasi diventato illegale e invece noi dobbiamo ribaltare questo senso comune che è stato costruito in questa Europa. In diverse città sono attivate centinaia di persone attorno alla Mediterranea. C'è un equipaggio in mare, ma in questo momento si è formato anche un equipaggio numeroso a terra. Pezzi di società che si vogliono attivare con Mediterranea, che hanno donato e quindi sostengono economicamente tutte le spese che abbiamo dovuto affrontare e che dovremo affrontare per continuare a far sì che Mediterranea sia lì nel Mediterraneo. Al di là del sostegno economico c'è anche un'attivazione proprio di volontà di prendere parola, di sostenere Mediterranea, di attivarsi con Mediterranea, l'avere un obiettivo concreto e il rendersi conto che una cosa impossibile può diventare possibile, come comprare una nave, ti motiva e può attivare veramente una mobilitazione capace di rovesciare il clima di odio che viene alimentato dai governi che in questo momento stanno continuando però a perpetrare anche delle politiche che vanno a chiudere i confini, chiudere i porti e a trovare il nemico nel migrante. Dico proprio la prima cosa che mi viene in mente molto spontaneamente dopo essere stata in barca una settimana. E secondo me questa è la potenzialità di Mediterranea, che su una base così semplice può costruire un dibattito, una rete che secondo me noi dobbiamo sfruttare al massimo delle sue potenzialità, che non sono soltanto appunto qua in Italia, ma devono avere un riverbero e una divulgazione anche oltre. A Berlino c'è stata una manifestazione organizzata dalla rete Seebrugg che ha visto scendere in piazza 250.000 persone. In un'epoca in cui scendere in piazza è diventato obsoleto, no? In cui non si riescono più a creare grandi mobilitazioni, vediamo che su un tema così pratico, no? C'è una mobilitazione veramente dirompente, e questo secondo me deve essere la nostra capacità di iniziare a dialogare con più ambienti e più soggetti possibili per creare una rete forte, diversa, diversificata, e questa è appunto la potenzialità che Mediterranea ha, come altri progetti in Europa, e che secondo me devono trovare il modo di dialogare e connettersi il più possibile. Essere in grado anche di evitare, no? Luoghi comuni o comunque quei ruoli dove veniamo incasellati, e quindi il dire ok, ci sono i migranti da salvare e noi che andiamo a salvarli, da superare questo, perché invece servirebbero appunto l'apertura. Per esempio una cosa che bisognerebbe fare subito è attivarsi come società civile, chiedere che ci sia la libertà di muoversi, di circolazione, la libertà di muoversi liberamente, e questo eviterebbe le tragedie nel Mediterraneo. Quindi questo sicuramente è la prima cosa su cui bisogna attivarsi, su cui bisogna connettere i pezzi di società che comunque sono attivi in questa Europa, anche per costruire un'opposizione, una resistenza a quelle che sono le campagne d'odio. E forse la scelta più semplice, quella di attivarsi insieme, di farlo a partire da questa necessità, da questo desiderio di trasformazione, e farlo appunto scegliendo anche un po' il coraggio.